Che bello! Saliamo! No, meglio di no. Ma come no? Se cadiamo... Ma no, non cadiamo, dai! Dammi la mano. Pronto? Ciao Nathan, ascolta, ho avuto un contrattempo che mi ha incasinato, non ce la faccio a raggiungerti. Ah, non si preoccupi. Senti, ti invio altre 3 bozze, se riesci a correggermele subito sarebbe proprio una gran cosa. Sì, va bene. Per te non è un problema, no? Dai, grande. Oh, avevo provato a chiamarti prima, ma ero occupato. Sì, ero al telefono con Moschetti. Rompeva perché dici... Minchia, oh, quell'uomo è un'ossessione. Ma che ci guadagni a fare il leccapiedi di Moschetti? Cioè... Almeno io ce l'ho un lavoro. E lo chiami lavoro? Secondo me dovresti tornare al tuo romanzo. Poi fai te, Vabbè, il romanzo. Ma scusa, fallo leggere a qualcun altro almeno, non solo a quel coglione di Moschetti. Senti, dai. Zeno, ho chiuso con quella storia. Ma perché dici così? Cioè, quello lì è un fallito, non sa neanche da che parte si apre un libro. Cioè, chi è lui per dirti quello che devi fare? Chi è lui per dirti cosa scrivere? Dai, Nathan, forza. Che poi, mica è uno scrittore questo qui. Io non capisco perché gli dai tutta questa importanza. Oh, ci sei? Zeno, ti lascio che devo andare a pagare. Cosa? Niente, qualche CD. Oh, sei l'unico sulla faccia della terra che ancora compra CD.
Beh, le esperienze fuori dal corpo, dette anche out of the body experience o viaggi astrali, sono un fenomeno che è sempre più frequente negli ultimi 20 anni. Hai la percezione di staccarti dal tuo corpo, vederlo dall'esterno e di fluttuare all'interno della stanza il più delle volte o di fluttuare subito direttamente in altri mondi. Cosa succede? Sei sdraiato sul letto, c'è una forte vibrazione, tante persone lo raccontano come un suono, un ronzio, a me capita di sentire una cosa come... E in realtà sono una porta, un gate a quello che può essere l'entrata nel mondo dell'esplorazione astrale. Sono un argomento che poi quando ne parli con qualcuno scopri che è molto più comune di quello che pensavi. Il più delle volte avviene nei momenti tra il sonno e la veglia, potrebbe succedere quando vai a dormire, potrebbe succedere quando ti svegli. Quindi hai fatto un viaggio astrale? Sì, ma... Cazzo, assurdo. È quello il CD? Sì. Dai, fai vedere, voglio provare anch'io. No, Dai! no! Anzi, secondo me dovremmo disfarcene. Ma sei pazzo, perché? Perché non mi sembra nulla di buono. E poi potrebbe essere pericoloso. Cosa? Pericoloso? Sì. Guarda. Ci sono varie tecniche per poter indurre questa esperienza, molte sono di tipo meditativo, dove anche la tecnologia viene in aiuto. Questo è stato utilizzato la prima volta dal Monroe Institute, istituto fondato da Robert Alan Monroe, uno dei primi ricercatori occidentali che indagò su questa fenomenologia, ossia suoni che agevolano il cervello, agevolano l'individuo a poter entrare nello stato astrale. E attraverso l'astrale spesso ci ritroviamo a... Boh, Zeno, a me sa di cazzata. Io non mi fido di queste cose qua. Piantala, fa vedere. Pronto? Oh, buongiorno, sto venendo da te, eh? Cosa? Zeno, sono le 8. Nathan, dobbiamo parlare. Prego, È successo. Cosa? Sono uscito dal corpo, Nathan, ce l'ho fatta. Ah, sì? Sì, è una storia incredibile, una figata pazzesca, non puoi capire. Cioè, quelle vibrazioni che diceva Clapis, le ho provate tutte. Cioè, sembra di essere svegli, però non lo siamo. Ero sul letto, stavo dormendo e improvvisamente, paf, mi sono ritrovato a levitare per la stanza, levitavo sopra il mio letto. Vuoi caffè? Sì, va bene, grazie. Levitavo sopra il mio letto e cosa vedo? Ho visto me stesso, cioè mi vedevo mentre dormivo. Capisci? È assurdo. Bisogna provarci assolutamente. Riproviamo, Nathan, davvero. Ok, Zeno. Mi sembra tutto molto eccitante. Però non è una grande idea. Come no? E perché? Non lo so, senti... Facciamo un test. Un test? Sì, un test. E visto che tu non hai le palle, ci penso io. Allora io adesso vado di là, ascolto il CD e tu nel frattempo puoi fare un disegno. Qua. Disegna qualcosa. Puoi disegnare qualsiasi cosa e io, restando in soggiorno, uscendo dal corpo, devo riuscire a capire quello che hai disegnato, eh? Senti, Zeno, allora... Devo correggere delle bozze. Mi ha appena chiamato Moschetti. Ma quali bozze che stavi dormendo fino a 10 minuti fa? Dai! Tra l'altro. Dai, Nathan, proviamoci, dai!
Nathan, sono uscito dal muro! Come dal muro? Sì, ero sospeso. In aria, nel cortile. Una donna. Una vecchia che sbatteva un cuscino rosso. Merda! Guarda, Mi spieghi che diavolo succede? guarda. Questa devo dirla a Luisa. Già mia sorella. Ma Sì, è tornata finalmente da Londra. no, ma il disegno. Ho visto la Non donna. hai indovinato il disegno, non è una prova valida. Ah, come sei pignolo. No, ma sai quante probabilità ci sono di indovinare una vecchia che sbatte coperte fuori dai balconi? Un cuscino rosso. Sì, esatto, nel quarto capitolo. Ma lascia stare il quarto capitolo! No, quello che voglio dire è che tutto quell'elenco di aggettivi per descriverlo sono ripetizioni. Poi quella No, punteggiatura... lascia perdere, ti ho detto, l'importante è che il resto sia a posto. Poi, nel 10° capitolo, che cazzo hai combinato? Sì, l'ho sostituito perché era superfluo. Senti, ti ho detto che non ti devi preoccupare di quello. Doppie, punti e virgole, ok? Sì, Il tuo lavoro è quello. sì, va bene, sì. Comunque era da un po' che non venivamo, eh? Quanto sarà? È un mese. Senti, a proposito, ma hai riascoltato quella roba? Quale? Sì, dai, il CD. Hai riprovato? No, Zeno, ti ho detto che non ne voglio sapere. Che cagasotto che sei. Vabbè, io sì. Ti ho copiato il CD. Ed è incredibile. No, ma tu, scusa, potevi chiedermelo prima di copiarlo? tu non puoi capire cosa ci sia dall'altra parte. Cioè, il solo concetto di reale viene messo in discussione. Cioè, cosa è o non è reale. Anche solo questo.
è reale. Sei incredibile. Hai mai sentito parlare di guide spirituali, attrazioni, karma? Sono tutte cose che collegate fra di loro riportano ai viaggi astrali. Possono accadere delle cose... Zeno! Però che noia, eh? L'altro giorno ho visto una cosa. O meglio, una persona. Come una persona. Sì, non lo so. Però c'era una figura e a me faceva strano sapere di non essere solo nella stanza. E poi? Poi questa figura è iniziata ad avanzare. Io mi sono fermato per osservarla, per vedere cosa sarebbe successo. Insomma, io la guardavo e lei avanzava, io la guardavo e lei avanzava, io la guardavo e lei avanzava. E poi ad un certo punto si è avvicinata. Mi ha detto: Zeno, facciamo un giro. Come un giro? Sì, un giro. E aveva una voce dolcissima. E io ovviamente gli ho detto di sì, Sì, ovviamente. Comunque secondo me dovresti riprovarci. Zeno, t'ho detto di no. Ma perché? Potrebbe servirti per il tuo romanzo, ci riflettevo Senti, prima. finiamo questa storia, non c'è nessun romanzo. E poi, dai, non c'entra nulla. Hai paura? Scusa? Niente. Certo che ci ho riprovato. E se per questo ho visto anch'io una cosa. Senti, ma perché una di queste sere non viene a cena da me? Almeno conosci Luisa. Ok. Tra l'altro devo anche parlarti di una cosa. Cioè? È un progetto che secondo me potrebbe fare al caso nostro. Ah, davvero? Eh. Qualcosa di serio addirittura? Spiritoso. Senti, Zeno, questa cosa qua delle figure, ma anche del romanzo, dai, tienitele per te. Tranquillo, la storia dell'uomo nero è al sicuro. Sì, vabbè. Ciao, stronzo. Buonanotte, caga sotto. Pronto? Ciao Nathan, sono Moschetti. Scusa, quante pagine ti mancano? Buonasera, signor Moschetti. Domani credo di consegnarle tutto. Minchia, lo spero. Quanto ci vuole ancora? No, è che ho eliminato l'introduzione, ho sostituito il paragrafo della vendetta Senti Nathan, te l'ho già detto, non sei uno scrittore. Fai il tuo lavoro e basta. Sì, Forza, devo averle entro domani mattina. va bene. Che ne pensi di mia sorella? Come? Che domanda è? Vabbè, tanto poi torna a Londra. Ma che ne sai tu? Dai, il solito cretino. Senti, piuttosto, che cos'è che fai tu qui? Correggo bozze. Ah, quindi non scrivi? No, è diverso. Mi arriva un foglio, no? Io lo leggo, lo correggo, lo rileggo, lo ricorreggo, correggo bozze. Vabbè, ok, allora a parte correggere bozze, no? Che cos'è che fai nel tempo libero? Corregge bozze. Vado al parco. Ma quale parco che sei sempre fisso al negozio di CD, dai. Ah, ma il negozio di CD, ma certo! Zeno mi ha raccontato, è assurda la storia del CD. No, racconta, cioè, che cos'è, dov'è che l'hai trovato? Ma niente, c'è un negozio di dischi usati vicino a Piazza Gaulenti. C'è solo perché ci va lui, cioè chi è che compra ancora CD oggi? Ma lui è uno scrittore. Non sono uno scrittore. Non so come farvelo capire. Comunque io il CD l'ho ascoltato e con me non ha funzionato. Anzi, devo dire che sono piuttosto invidiosa di tutti e due. Ah, guarda, non lo so. L'ipnosi, l'esoterico non fanno per me. Ma per quella cosa che hai visto, guarda che potrebbe essere semplicemente la proiezione di una paura. Sì, la figura, Zeno mi ha raccontato, no? E devi sapere che il cervello ragiona per immagini e quindi potrebbe essere semplicemente paura. La paura di qualcosa di più grande, paura di non sentirsi all'altezza, per esempio per i tuoi nuovi progetti, per il tuo romanzo. Ma quale romanzo? A proposito di progetti, di romanzi. Sì, Zeno mi ha raccontato che tu stai scrivendo un romanzo. Ricordi quel progetto di cui volevo parlarti? Sì, ma tu l'hai fatto leggere a qualcuno, non so, un editore. Non c'è nessun romanzo! Non sono uno scrittore, io correggo bozze! Ok, non ti scaldare. La paura, l'autostima. Ma cosa vuoi? Vuoi farmi la lezione? Vabbè, dai Nathan, calmati, cioè lei voleva solo... Voleva cosa? Voleva Voleva cosa?
Tu Zeno, guarda, mi hai rotto i coglioni. Aspetta un attimo, Nathan. Luisa cercava di farti capire. Piantala, va. Ma che fai? Guarda, Zeno, devi stare zitto. Mi avevi promesso di non dirlo a nessuno, cazzo. Ma che cosa ho detto? Che cosa vuoi? Senti, mi dispiace, ok? Hai ragione, mi sono sfuggite due cosette. Certo, Zeno. A te sfugge sempre tutto, vero? Senti, davvero, io volevo solo parlarti del mio progetto. È tutta la settimana Va che bene. voglio parlarti. Allora perché non ne parli alla tua sorellina psicologa? Dai, Nathan, ora prendo la moto e vengo da te, così chiariamo un attimino No, questa guarda, stai dove sei? Perché non ho voglia di vedere nessuno, ciao. No, Nathan! Vabbè, io vado da lui. No, aspetta. Devo vai. risolvere. Cosa vuoi? Ehi, cosa c'è? Entra. Zeno, Cosa? è in coma. Cosa? Dopo cena lui voleva venire da te. Ha preso la moto e una macchina. Dai, andiamo a fare un giro.
E di che parla il tuo libro? Non c'è nessun libro. Cioè, c'era un libro, un tentativo, un'idea. Praticamente è la storia di questo bambino che sta giocando nel cortile della sua scuola e ad un certo punto si ritrova davanti ad una porta. Decide di entrarci e si ritrova in un altro mondo. Che tipo di mondo? È un mondo straordinario. Un mondo dove tutto è capovolto. Dove ogni pensiero diventa subito materia. Dove il desiderio è pari alla realtà immediata. Un po' come Zeno con i suoi viaggi astrali, no? Sì. Solo che il mio protagonista parla di meno. Senti, Nathan, Cosa? niente. E se Zeno non riuscisse a svegliarsi dal coma perché non sapesse come rientrare nel corpo? Pensaci. Se fosse così, allora tu potresti fare qualcosa, Anche no? tu. Senti, lo farei io, solo che il CD con me non ha funzionato. Luisa, per favore. Ci stanno già pensando i medici, no? Sì, ma li hai sentiti? Non c'è molto da fare e lui potrebbe essere lì ad aspettare qualcuno che lo Io non aiuti, pensavo no? che potessi attaccarti a certe fantasie. Cosa? Nathan, di fronte a una situazione del genere, Dai, uno dovrebbe non essere almeno... ridicola. Sto solamente dicendo che potrebbe essere Luisa, una possibilità. no! Davvero, Nathan, nemmeno un tentativo, porca troia! È che tu hai una paura fottuta. Ecco cos'è. Tu sei un vigliacco. Quando si tratta di reagire, di agire, tu che cosa fai? Ti arrendi. Ti arrendi come un codardo, eh? Ti rendi conto che Zeno sta morendo o no? Ti rendi conto che Zeno sta morendo? Senti, non insistere! Io non sono come te, tuo fratello! Siete ridicoli, tu e Zeno! La morte è morte! Boom, buio, fine! Luisa! Luisa! Pronto? Nathan, dove cazzo sono le bozze? Sì, mi scusi. Senti, vedi di darti una mossa perché ne ho bisogno Sì, adesso. lo so che gliele devo ridare. Gliele devo consegnare. Mi scusi. Cosa aspetti? Adesso torno a casa e gliele consegno. Ma come non sei a casa? Dove cazzo sei? Se non ho quelle Sì. bozze entro le 2, mi mandi Sì, tutto gliele a consegno puttane. subito, appena arrivo a casa. Cazzo, Nathan, erano 20 pagine di bozze, figa. Ti rendi conto che figura di merda mi fai fare? Anzi, Anzi, cosa? perché non se le corregge da solo? Le sue bozze di merda! Perché se non se ne va a fanculo! Lei e le sue bozze di merda! Vaffanculo, vaffanculo! Cazzo!
bello. Saliamo? No, meglio di no. Come no? Se cadiamo... No, non cadiamo, dai. Dammi la mano. Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Nathan! Nathan! Zeno! Zeno! Sei tu. Zeno! Finalmente sei arrivato! Hai visto che figata di posto? Ma dove siamo? Ti ha portato dove volevi, hai visto? Ma chi? Mi ha portato lui qua, vero? Zeno, che ridi? Io sono qui per portarti indietro. Cosa devo fare? Vai avanti. Avanti. Zeno, io... Ehi. Ehi, Ciao. Come stai?
Bene. La settimana prossima riparto. Ah sì? Dove vai? Torno a Londra. Scusa un attimo. Chi è? Niente, lascia perdere. Ti ho portato una cosa. Ti ricordi il progetto di cui ti aveva parlato Zeno? Sì. Questi sono suoi. È una sorta di mappa dei suoi viaggi astrali. E lui voleva raccogliere tutti i suoi appunti in un racconto. Voleva farlo con te. My dear friend, I want you to know all my fears are just a shadow in the past. Sometimes it's hard, I wanna give up, but don't be too afraid. I've learned how to survive to every fault, to every bad day, to everyone who would try to put me down, because you know that since you left, a part of you existing to me. And now I understand the words you said to me, and all your smiles with which you faced your life, while I escaped from truth. But now I'm ready to my life is good, or maybe it's not sometimes. Perhaps it's just the way that it should be. Think of the track with which my GE started.